Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati, ben ritrovati al nostro canale. Spero stiate tutti benissimo, pronti per un'altra avventura insieme. Oggi, preparatevi perché vi portiamo con noi in un viaggio emozionante, pieno di sorprese, romanticismo e, perché no, anche un po' di dramma. Come avrete intuito dal titolo, oggi vi racconteremo di un incontro inaspettato, un intreccio di destini che si consuma nella vibrante e affascinante Milano. Protagonisti? Burak e Neslihan. Due persone, mondi apparentemente distanti, che si ritrovano, per puro caso, in un hotel elegante nel cuore della città della moda. Prima di immergerci completamente in questa storia, però, fatemi ricordare una cosa importantissima. Se siete nuovi da queste parti, se vi piacciono le storie d'amore, i viaggi, le scoperte, insomma tutto ciò che rende la vita un po' più speciale, vi invito calorosamente a iscrivervi al nostro canale. Attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Non ve ne pentirete, promesso. Ok, bando alle ciance e iniziamo subito. Milano, la città che non dorme mai. Un crocevia di culture, un fermento di idee, un palcoscenico per sogni e ambizioni. È qui, in questo scenario effervescente, che la nostra storia prende vita. Burak è un architetto di Istanbul, un uomo affascinante, con un talento innato per trasformare spazi anonimi in opere d'arte. I suoi capelli, sempre perfettamente in ordine, incorniciano un viso dai lineamenti marcati, illuminato da occhi scuri che brillano di intelligenza e passione. Ha un portamento elegante, frutto di anni di studio e dedizione al suo lavoro. È a Milano per un importante progetto, la ristrutturazione di un prestigioso palazzo storico, Palazzo Visconti, un gioiello del barocco milanese che rischiava di cadere nell'oblio. Un'occasione unica per mettere in mostra la sua creatività e la sua visione innovativa. È concentrato, determinato, ma anche un po' solo. Istanbul, con i suoi colori e profumi, gli manca terribilmente. La sua famiglia, i suoi amici, la vita frenetica ma familiare della sua città natale. Milano, pur affascinante, gli sembra fredda e impersonale. Neslihan, invece, è una giovane designer di gioielli di Parigi. Una donna elegante, sofisticata, con un gusto impeccabile. I suoi capelli biondi, raccolti in un chignon impeccabile, mettono in risalto i suoi occhi azzurri, profondi e penetranti. Indossa sempre abiti raffinati, che esaltano la sua figura slanciata. È a Milano per una fiera del settore, Omi Milano, un evento cruciale per far conoscere le sue creazioni, gioielli unici, realizzati con materiali preziosi e design innovativo, e stringere nuove collaborazioni. È entusiasta, piena di energia, ma anche un po' nervosa per la sfida che l'aspetta. Parigi, con la sua atmosfera romantica e bohemian, le manca da morire. Ma Milano rappresenta un'opportunità imperdibile per la sua carriera. Entrambi alloggiano nello stesso hotel, un gioiello di design nel cuore di Brera, Dior Milano. Un luogo di lusso e raffinatezza, dove l'arte e l'eleganza si fondono in un'armonia perfetta. Le sue camere, arredate con gusto e attenzione ai dettagli, offrono un rifugio accogliente e rilassante. Il suo giardino interno, un'oasi di verde nel cuore della città, è il luogo ideale per rilassarsi e godersi un momento di tranquillità. Ed è proprio qui, in questo ambiente suggestivo, che i loro destini si incrociano. La prima scintilla scocca nella hall dell'hotel. Burak è intento a studiare dei progetti, immerso nel suo mondo di linee e prospettive, seduto su una poltrona di velluto rosso, con la fronte aggrottata e le labbra serrate. Neslihan è al telefono, cercando di risolvere un problema logistico legato alla fiera, gesticolando animatamente e parlando a voce alta in francese. Si scontrano accidentalmente, mentre Neslihan, distratta dalla conversazione, si volta improvvisamente, facendo cadere i fogli di Burak, schizzi complessi del Palazzo Visconti, e il cellulare di Neslihan, un iPhone d'oro tempestato di diamanti. Un imbarazzato mi scusi da parte di entrambi, detto in lingue diverse ma con la stessa sincera contrizione, un sorriso gentile, e l'inizio di una conversazione. Si aiutano a raccogliere i fogli, a controllare che il cellulare non si sia rotto. Si presentano, si scambiano qualche parola sul motivo del loro soggiorno a Milano. Burak spiega di essere un architetto impegnato nella ristrutturazione di un palazzo storico, Neslihan di essere una designer di gioielli presente alla fiera Omi. Un'attrazione immediata, palpabile, nell'aria. C'è qualcosa nei loro sguardi, nei loro sorrisi, che va oltre la semplice cortesia.
Una scintilla di curiosità, di interesse, che li spinge a voler sapere di più l'uno dell'altra. Nei giorni successivi si incontrano casualmente più volte, alla colazione, al bar dell'hotel, all'ascensore, persino mentre passeggiano per le vie di Brera. Ogni incontro è un'occasione per conoscersi meglio, per scoprire affinità e passioni comuni. Parlano delle loro città, Istanbul e Parigi, due metropoli ricche di storia e cultura, dei loro lavori, architettura e design, due discipline che richiedono creatività e precisione, dei loro sogni, di realizzare progetti ambiziosi e di lasciare un segno nel mondo. Si confidano le loro paure, la paura di fallire, di non essere all'altezza delle aspettative, le loro speranze, di trovare la felicità, di realizzare i propri sogni. Burak è attratto dalla solarità di Neslihan, dalla sua energia contagiosa, dalla sua capacità di vedere la bellezza in ogni cosa, anche nelle piccole cose. Ammira la sua determinazione, la sua passione per il suo lavoro, la sua capacità di trasformare un'idea in un gioiello unico. Neslihan è affascinata dalla profondità di Burak, dalla sua intelligenza, dalla sua passione per l'arte, dalla sua capacità di trasformare uno spazio anonimo in un'opera d'arte. La sua serietà la intriga, il suo sguardo intenso la fa sentire speciale. Una sera, decidono di cenare insieme nel ristorante dell'hotel, Giacomo Arengario, un locale elegante con vista su Piazza del Duomo. Una cena romantica, a lume di candela, con vista sulla città illuminata. Il Duomo, maestoso e imponente, fa da sfondo alla loro conversazione. Parlano per ore, ridono, si guardano negli occhi. La chimica tra loro è innegabile. Non hanno bisogno di molte parole per capirsi. I loro sguardi si incrociano. I loro silenzi sono pieni di significato. Dopo cena, passeggiano per le vie del centro, mano nella mano, come due innamorati. Ammirano il Duomo illuminato, che sembra brillare di una luce magica, si perdono tra le vetrine scintillanti di via Monte Napoleone, dove i gioielli esposti sembrano ancora più preziosi. Si baciano sotto le stelle, in Piazza della Scala, davanti al Teatro alla Scala, simbolo della cultura milanese. Il bacio è intenso, appassionato, pieno di desiderio. La loro storia sembra un sogno, una favola moderna ambientata nella magica atmosfera milanese. Ma, come in ogni favola che si rispetti, non mancano gli ostacoli. Burak è fidanzato con una donna a Istanbul, Elif, una giovane avvocatessa ambiziosa e determinata. Una relazione lunga e complicata, iniziata anni fa, che lo tiene legato a un passato che non riesce a superare. Si sentono intrappolati in una routine che non li soddisfa più. La loro relazione è diventata più un'abitudine che un sentimento. Neslihan ha appena chiuso una storia difficile a Parigi, con Pierre, un affascinante gallerista d'arte, una relazione tormentata e passionale, che l'ha lasciata con il cuore spezzato, e non è sicura di essere pronta per una nuova relazione. Ha paura di soffrire di nuovo, di fidarsi di nuovo di qualcuno. Entrambi sono spaventati dalla possibilità di soffrire, di essere feriti. Hanno paura di lasciarsi andare, di affidarsi ai loro sentimenti. La paura di ripetere gli errori del passato li frena, li blocca. Il tempo a Milano sta per scadere. Burak deve tornare a Istanbul, per riprendere il suo lavoro e affrontare la sua relazione con Elif. Neslihan a Parigi, per preparare la sua prossima collezione e superare la sua delusione amorosa. La consapevolezza della distanza, della difficoltà di mantenere viva una relazione a distanza, pesa come un macigno. L'ultima sera, si incontrano di nuovo nel bar dell'hotel. Sono tristi, malinconici. Sanno che dovranno prendere una decisione difficile. Hanno paura di fare la scelta sbagliata, di pentirsi in futuro. Burak confessa a Neslihan di essere fidanzato, di non essere libero di seguire il suo cuore. Si sente in colpa nei confronti di Elif, ma non riesce a reprimere i suoi sentimenti per Neslihan. Neslihan confessa a Burak di avere paura di soffrire, di non essere pronta per un nuovo impegno. Si sente fragile, vulnerabile, e non vuole rischiare di essere ferita di nuovo. Si salutano con un bacio sulla guancia. Un abbraccio lungo e intenso, un bacio leggero ma pieno di emozioni. Promettono di tenersi in contatto, di non dimenticarsi l'uno dell'altra. La mattina dopo, si svegliano con un vuoto nel cuore. Si rendono conto di aver commesso un errore, di aver lasciato sfuggire un'occasione unica. Il rimpianto li tormenta, il pensiero di non aver dato una possibilità al loro amore li ossessiona. Burak decide di rompere il fidanzamento, di seguire il suo cuore.
Realizza che la sua felicità è più importante del senso del dovere. Neslihan decide di superare le sue paure, di dare una possibilità all'amore. Capisce che la vita è troppo breve per rinunciare alla felicità. Si chiamano, si scrivono, si incontrano a metà strada. A Roma, a Venezia, a Firenze. Città romantiche e affascinanti, che fanno da sfondo al loro nuovo amore. Cercano di ricostruire la loro storia, di superare gli ostacoli, di dare un futuro al loro amore. Parlano apertamente dei loro sentimenti, delle loro paure, delle loro speranze. Si sostengono a vicenda, si incoraggiano a realizzare i propri sogni. La loro storia è un esempio di come il destino possa giocare un ruolo importante nella nostra vita, di come un incontro inaspettato possa cambiare il corso degli eventi. È una storia di amore, di passione, di coraggio. Un amore che nasce per caso, ma che si fortifica con il tempo. È una storia che ci insegna a non avere paura di seguire il nostro cuore, di credere nei nostri sogni, di dare una possibilità all'amore. Perché, come diceva qualcuno, l'amore è l'unica cosa che cresce quando viene condivisa. Un amore che supera le distanze, le difficoltà, le paure. Un amore che trionfa su tutto. Ed eccoci giunti alla fine di questa affascinante storia. Spero che vi sia piaciuta, che vi abbia emozionato, che vi abbia fatto sognare. Ricapitolando brevemente, abbiamo visto come due persone, Burak e Neslihan, provenienti da mondi diversi, si incontrano inaspettatamente a Milano e vivono una breve, ma intensa, storia d'amore. Nonostante gli ostacoli e le paure, decidono di seguire il loro cuore e di dare una possibilità al loro amore. Grazie di cuore per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che abbiate apprezzato questa storia romantica ambientata nella splendida Milano. Ora vorrei sapere cosa ne pensate voi. Cosa vi è piaciuto di più? Quale parte della storia vi ha emozionato di più? Lasciate un commento qui sotto, sarò felicissima di leggerli e di rispondere. E, per finire in bellezza, vi invito a mettere un bel mi piace a questo video, se vi è piaciuto, ovviamente. Condividetelo con i vostri amici, con le vostre amiche, con tutti coloro che amano le storie d'amore e i viaggi. E, soprattutto, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale, se non lo avete ancora fatto. Attivate la campanella, così sarete sempre aggiornati sui nostri nuovi video. Un abbraccio grande e al prossimo video. Ciao!